Se sei alla ricerca di un progetto simpatico perfetto per l'estate, sei nel posto giusto. Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Kate ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto, una nuova borsa super simpatica, perfetta per l'estate, realizzata in raffia e rifinita poi con un filato lurex per riprendere la colorazione del manico. Ho utilizzato filati Borgo dei Pazzi. Nel box informazioni qui in basso vi lascio tutti i link dei vari prodotti che ho utilizzato insieme al mio codice sconto di 5 euro che potete utilizzare per tutti i filati presenti sul sito, quindi potete fare tranquillamente scorta. Tutte le info le trovate nel box informazioni. Progetto molto semplice, facile, direi anche veloce, realizzato come vi ho detto in raffia. La raffia di Borgo dei Pazzi tra l'altro è una raffia che adoro perché è morbidissima da lavorare, non vi spaccate le mani e lascia le borse molto morbide, quindi ve la consiglio assolutamente, ma già ve l'avevo consigliata nei progetti dell'anno scorso. Se ve li siete persi potete recuperarli andando a sfogliare tutti i tutorial disponibili sul mio canale. È un progetto perfetto anche per le principianti, anche se ci sono diversi aumenti da lavorare. Comunque ho cercato di spiegarvi tutto nella maniera più dettagliata possibile, quindi non dovreste avere problemi. Comunque se trovate difficoltà lasciate un commento qui in basso, io sarò felice di aiutarvi. Non l'ho foderata, ma ho utilizzato il sacchetto che avevo realizzato per la clutch di qualche giorno fa, quindi non vi ho mostrato il passaggio della fodera, vi ho dato anche qualche indicazione se non volete utilizzare una fodera del genere, quindi volete semplicemente foderarla, ma potete lasciarla anche senza fodera. Fatemi sapere se vorreste un tutorial specifico per questa tipologia di fodera, così magari ve lo pubblico, perché altrimenti dovreste andare sempre a cercare la borsa in cui l'ho realizzata. Comunque non mi perdo in chiacchiere, vi ho spiegato come sempre tutto durante il tutorial. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale ovviamente se non volete perdervi tutti i futuri tutorial e volete supportarmi in maniera gratuita. A questo punto vediamo cosa ci occorre per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo circa 120 grammi di raffia, circa 10 grammi di filato luce, un manico intrecciato con filato lurex con moschettoni. Ho utilizzato l'uncinetto numero 4 per la lavorazione della borsa, uncinetto 2,5 per le varie rifiniture, marcapunti, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo dalla base della nostra borsa che avrà una forma un po' imbarcata, quindi utilizzerò l'uncinetto numero 4 in modo da stringere per bene la lavorazione e far venire il mio fondo tondo imbarcato. Quindi prendo la mia raffia, faccio un anello magico che vado inizialmente a bloccare con una catenella. In questo modo poi vado a sostituire la prima maglia alta del giro facendo le due maglie basse una sopra l'altra in questo modo e procedo lavorando sempre all'interno dell'anello magico altre 10 maglie alte. Quindi avrò un totale di 11 punti. Vado ora a chiudere il mio anello tirando questo filo per bene e poi vado a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto, quindi mi inserisco e chiudo a maglia bassissima.
A questo punto devo procedere ed iniziare con gli aumenti, quindi parto dal punto successivo, quindi questo lo lavorerò alla fine. Volendo possiamo mettere un marcapunti per segnare il punto e non dimenticarci di lavorarlo. Quindi parto dal punto successivo ed alzo il mio lavoro sempre con le due maglie basse una sopra l'altra. Ho fatto la prima maglia bassa, poi mi inserisco nella solina e lavoro la seconda. Lavoro una maglia alta nello stesso punto e lavorerò un aumento in ogni punto sottostante, quindi 2 maglie alte in ogni punto che ho disponibile. Lavoro anche gli ultimi 2 punti nel primo punto che abbiamo saltato all'inizio. Ed otterremo quindi un totale di 22 punti. Ora vado a chiudere il mio giro nel primo punto con una maglia bassissima e ripeterò lo stesso procedimento, con la differenza che nel giro successivo andremo ad alternare un aumento ed una maglia alta e per ogni giro andremo ad aumentare sempre di una maglia alta tra un aumento e l'altro. Quindi, come ho fatto prima, mi sposto nel punto successivo e lavoro le 2 maglie basse una sopra l'altra per sostituire la prima maglia alta. Lavoro una maglia alta nello stesso punto, quindi ho fatto il primo aumento. Mettiamo il marcapunti nel punto che dobbiamo ricordarci di lavorare alla fine ed ora nel punto successivo vado a lavorare una sola maglia alta. In questo modo, punto successivo aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto e continuo in questo modo per tutto il giro. Termineremo il giro con una maglia alta singola. In questo modo avremo ottenuto 33 maglie, quindi ad ogni giro incrementeremo di 11 maglie. Vado a chiudere il giro con una maglia bassissima nel primo punto ed ora non dovremo fare altro che andare ad incrementare di una maglia alta tra un aumento e l'altro, quindi nel giro successivo alterneremo un aumento e 2 maglie alte, poi il giro successivo un aumento e 3 maglie alte e così via fino a raggiungere il totale di giri che vi lascerò indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri, ma sappiate che nella clip successiva vi lascerò anche un grafico scritto con tutti i punti e gli aumenti da lavorare. Quindi ora procediamo con questo giro, poi vi lascio continuare da sole. Mi sposto sempre nel punto successivo ed alzo il mio lavoro con le 2 maglie basse. Lavoro una maglia alta nello stesso punto e poi vado a lavorare una maglia alta nei 2 punti successivi, una e 2 nel successivo, in questo modo, ed ora di nuovo nel punto successivo lavoro un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, poi una maglia alta nei 2 punti successivi e così via per tutto il giro, ricordandoci sempre di lavorare l'ultimo punto. Se siete alle prime armi vi consiglio di mettere sempre il marcapunti. Quindi continuiamo in questo modo fino a raggiungere il totale di giri che vi lascio indicato o comunque il grafico che vi lascerò nella clip successiva. Bene, una volta che avremo lavorato tutti i nostri giri, abbiamo lavorato in totale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 giri. Abbiamo un'altezza dal bordo fino al centro
di 12 cm. A questo punto possiamo procedere con la lavorazione senza fare ulteriori aumenti. Io ho terminato quest'ultimo giro con 88 punti di base, quindi a questo punto lavoreremo nello stesso modo ma lavorando i punti così come si presentano. Quindi facciamo le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e poi procediamo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante. Una volta terminato il giro lo chiudiamo nella terza catenella delle 3 iniziali, quindi 1, 2, 3. Ci inseriamo qui e facciamo una maglia bassissima in questo modo. Volendo possiamo anche partire con le 2 maglie basse una sopra l'altra, quindi ci spostiamo nel punto successivo e andiamo a lavorare una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa. In questo modo avremo sostituito la prima maglia alta, ma dobbiamo ricordarci di lavorare questo punto qui che non abbiamo lavorato. Quindi se utilizziamo questo metodo andiamo magari a mettere un marcapunti su questo punto per ricordarci di lavorare anche questo punto qui. Lo dico principalmente magari per le principianti. A questo punto si procede sempre nello stesso modo, lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante per tutto il giro. Si chiuderà con una maglia bassissima nel primo punto e se vogliamo ripartire in questo modo ci spostiamo sempre nel punto successivo mettendo il marcapunti come abbiamo fatto qui nel punto che non abbiamo lavorato. Mentre se partiamo con le 3 catenelle ci basta chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali e ripartire poi con le 3 catenelle. Quindi andiamo a lavorare tutto il giro in questo modo e lavoreremo il totale di giri senza aumenti che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Quindi questo numero di giri equivale solo alla parte senza aumenti. Quindi lavoriamo tutti i giri necessari e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta che avremo lavorato tutti i giri, quindi io ne ho lavorati 9 in totale, ho raggiunto quindi un'altezza totale partendo dal bordo fino alla base di circa 25 cm. Per quanto riguarda i soli 9 giri senza aumenti abbiamo un'altezza di 13 cm. Quindi a questo punto andiamo a chiudere con maglia bassissima nel primo punto, facciamo una catenella e andremo a lavorare un ultimo giro di rifinitura a punto bassissimo in costa retro, quindi partendo dal secondo punto perché il primo è sostituito dalla catenella, ci inseriamo, prendiamo solo la metà catenella esterna e lavoriamo una maglia bassissima. Procederemo così per ogni punto sottostante. Quando avremo terminato il giro possiamo tagliare il filo e andare a chiudere con asola di chiusura. Ci inseriamo ovviamente nel secondo punto, altrimenti creiamo un aumento. Ora per creare il fascione traforato, quindi il bordo volant, ci andiamo ad agganciare esattamente in queste asoline libere che abbiamo lasciato lavorando il punto bassissimo in costa retro. Quindi utilizzeremo ovviamente la stessa raffia, in alternativa potete utilizzare anche del cotone perché secondo me l'effetto verrebbe bellissimo anche magari con un cotone sfumato. Sempre sul sito Borgo dei Pazzi posso consigliarvi il cotone bagnolo che secondo me è perfetto da abbinare anche a questa raffia. Io utilizzerò la raffia perché non ho una
un cotone dello stesso colore, ce l'ho il bagnolo ma colori che non riesco ad abbinare a questo arancio, quindi faccio il cappio iniziale e mi tengo il filo sull'uncinetto. Lavoreremo con la borsa al contrario, quindi ci andremo ad agganciare tenendo la borsa in questo modo. Mi inserisco prendendo questa asolina qui e lavoro la prima maglia bassa che comunque mi serve per alzare il lavoro. Lavoro una maglia bassa su questa maglia bassa, quindi in questo modo avrò sostituito la prima maglia alta, poi lavoro 2 catenelle, 1 e 2 ed una maglia alta nello stesso punto. Mi sposto nel punto successivo e ripeto lo stesso procedimento, quindi mi inserisco, lavoro una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta nello stesso punto e continuo in questo modo per tutto il giro. In questo modo andrò a creare molti aumenti e questo mi darà l'effetto frastagliato che mi occorre. Quindi in ogni punto andrò a lavorare una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta. Ok, una volta che avremo terminato il giro lo chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto. Questo sarà il risultato che otterremo, avremo fatto veramente tantissimi aumenti, ma questo ci permetterà ora nei giri successivi di poter lavorare normalmente senza fare ulteriori aumenti. Quindi a questo punto mi sposto nello spazio di 2 catenelle successivo, mi inserisco e lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta. Lavoro 2 catenelle ed una maglia alta nello stesso spazio, quindi il procedimento o comunque il modulo da lavorare resta quello, una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta, solamente che lo andremo a lavorare nello spazio di 2 catenelle. Quindi ora ci spostiamo nello spazio successivo e andiamo a lavorare una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta, spazio successivo, quindi dove ci sono le 2 catenelle, mi inserisco all'interno e lavoro una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta nello stesso spazio. In questo modo questo procedimento qui lo andrò a ripetere per tutto il giro ma anche per i giri successivi. Quindi una volta terminato questo giro ci andiamo ad inserire nel primo punto e chiudiamo con una maglia bassissima e poi ripartiamo dal primo spazio disponibile alzando il lavoro con le 2 maglie basse o le 3 catenelle come preferite, poi si fanno 2 catenelle ed una maglia alta nello stesso spazio e poi in ogni spazio di 2 catenelle si lavora una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta. Quindi ripeteremo questo procedimento per il totale di giri che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Sia il numero di giri che la misura in centimetri equivale proprio a tutto il fascione, quindi proprio alla misura completa che otterremo. Lavoriamo quindi tutti i giri e poi vediamo come procedere. Bene, una volta che avremo lavorato tutti i giri, io ne ho lavorati 4 in totale che corrispondono esattamente a circa 7 cm e mezzo. A questo punto ho già tagliato la raffia, mi vado a chiudere questo giro con asola di chiusura. A questo punto, siccome utilizzerò questi manici lurex, vado a rifinire ulteriormente la parte dei volant
con questo filato qui con il luce che ha la stessa tonalità dei manici. Ovviamente sono tutti filati che avevo in casa, ma nel box informazioni comunque trovate tutti i link di riferimento. Come potete vedere questo filato è molto sottile, quindi andremo a cambiare uncinetto. Utilizzerò l'uncinetto 2,5, mi faccio un cappio al filo e mi tengo il filo sull'uncinetto. Dovrò andare a ripetere lo stesso procedimento che ho fatto finora, quindi semplicemente mi aggancio in uno degli spazi formati dalle catenelle, quindi entro proprio nello spazio, prendo il filo e faccio la prima maglia bassa. Rientro nella maglia bassa e lavoro un'altra maglia bassa, quindi ho alzato il mio lavoro. Farò una piccola variazione visto che comunque il filato è più sottile, però diciamo che la lavorazione è la stessa. Vado a lavorare un'altra maglia alta all'interno dello spazio, poi lavoro 2 catenelle ed altre 2 maglie alte all'interno dello stesso spazio, 1 e 2. In questo modo, poi mi sposto nello spazio successivo e ripeto lo stesso procedimento. Lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi questo è il procedimento che andremo a ripetere in ogni spazio formato dalle 2 catenelle, come abbiamo fatto finora lavorando una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta, con la differenza che in questo caso lavoreremo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi terminiamo il giro e ci rivediamo al termine. Una volta che avremo terminato tutto il giro di rifinitura possiamo andare a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto, facciamo una catenella, tagliamo il filo e lo andiamo a bloccare tra le maglie. Quindi questo sarà il risultato, in questo modo avrò ripreso la tonalità del manico. A questo punto andiamo a realizzare il laccetto di chiusura. Quindi utilizzando lo stesso uncinetto con cui abbiamo lavorato la borsa andiamo a fare un cappio e ci avvieremo delle catenelle fino a raggiungere la misura in centimetri che troverete indicata qui in alto. Non vi lascerò il numero di punti ma solo la misura in centimetri perché è quella che importa. Quindi facciamo tutte le nostre catenelle e una volta lavorate tutte le catenelle necessarie, ho lavorato 80 cm di catenella, a questo punto posso andarla anche a rifinire con lo stesso filato che ho utilizzato per rifinire il bordo, quindi il luce, così vado a riprendere un po' il manico sia sul laccetto di chiusura che comunque come ho fatto sul bordo. Quindi in modo molto semplice ovviamente riprendo l'uncinetto 2,5, faccio un cappio, vado ad inserirmi nella prima catenella del laccetto, prendo il filo e me lo porto all'esterno, entro nella catenella successiva, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima e quindi andrò a rifinire in questo modo lasciando le maglie molto morbide. Potete comunque anche non fare questo passaggio, non è indispensabile, io lo sto facendo semplicemente per riprendere i colori del manico.
Una volta rifinito tutto il laccetto, taglio il filo e lo blocco poi con un nodino alla raffia. Posso anche tagliare il filo in eccesso ed avremo terminato anche questo passaggio. A questo punto bisogna foderare la borsa. Potete utilizzare il metodo classico, quindi tagliare un pezzo di tessuto che poi cucirete lungo il bordo, quindi create un sacchetto e lo cucite lungo il bordo, oppure una fodera a sacchetto con chiusura a laccetto. Questa è quella che ho realizzato per la clutch Sefira che abbiamo visto qualche giorno fa ed utilizzerò proprio questa, quindi come vi avevo detto nell'altro tutorial sono andata a mettere un laccetto neutro in modo che posso utilizzare la stessa fodera a sacchetto anche per altre borse, quindi posso utilizzarla un po' su tutte le borse. Quindi la vado semplicemente ad inserire all'interno ed avrò quindi la mia borsa foderata. Poi comunque magari metto le cose più importanti all'interno del sacchetto e magari qualcosa di superficiale lo posso inserire anche all'interno della borsa. A questo punto non ci resta che applicare il laccetto di chiusura. Ci aiuteremo con un ago tirafettuccia, quindi andiamo ad inserire il laccetto all'interno di un ago con cruna grande e partendo dalla zona frontale della nostra borsa io mi aggancerò sul secondo giro, entro ed esco dalle maglie in questo modo. Non vado a fare un conteggio preciso, ma semplicemente cerco di tenere la stessa distanza, quindi calcolate che io ho saltato 1 2 3 4 5 6 7 e 8 maglie. Andrò a fare lo stesso procedimento per tutto il bordo, quindi magari conto 1 2 3 4 5 6 7 8, entro e poi riesco dopo 8 maglie. 1 2 3 4 5 6 7 8 ed esco, lo faccio passare lungo tutto il bordo e ci rivediamo dopo. Bene, ho passato tutto il laccetto lungo il bordo. A questo punto avrò terminato anche questo passaggio, quindi per chiudere la borsa ci basta tirare questo filo e la borsa si chiuderà a secchiello. Per quanto riguarda i manici possiamo applicarlo anche direttamente con i suoi moschettoni, dipende dall'utilizzo che vogliamo farne della borsa. Se vogliamo indossare la spalla vi consiglio di applicare dei segmenti di catena sul bordo della borsa e poi andare ad applicare il manico ai segmenti di catena, oppure se volete indossarla semplicemente a mano potete anche applicarli proprio sul bordo con i moschettoni già presenti all'estremità del manico, cosa che al momento vi mostrerò io. Quindi con il moschettone lo andiamo ad applicare proprio al bordo della borsa sul laterale, prendendo il bordo in questo modo, così creeremo anche un soffietto. Apriamo il moschettone e lo facciamo passare attraverso le maglie. In questo modo ripetiamo lo stesso procedimento anche sull'altro lato. E questo sarà il risultato finale, una borsetta molto simpatica, perfetta per l'estate. Resta un pochino aperta, ma comunque abbiamo la fodera all'interno, quindi nessun problema. E questo è il risultato anche del manico applicato. Vedete, resta praticissima per l'indosso a mano. Spero che questo progetto super estivo e simpatico vi piaccia. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se la realizzerete, mi raccomando, mandatemi le foto sui miei social, sono super curiosa. Per realizzare questo progetto ho utilizzato tutti i filati e materiali di Borgo dei Pazzi. Nel box informazioni qui in basso troverete il link diretto a tutti i vari materiali e vi lascerò anche il mio codice sconto di 5 euro che è valido su tutti i prodotti presenti
presenti sul sito, quindi potete fare tranquillamente scorta di filati e utilizzare quel codice. Trovate le info sia qui sul video che nel box informazioni in basso. È un progetto comunque adatto anche alle principianti. Non vi ho mostrato il procedimento della fodera perché ve l'ho mostrato nel tutorial precedente, magari vi lascio il link nel box informazioni. Fatemi sapere magari se vorreste avere un tutorial specifico su questo tipo di fodera, così magari ve lo faccio a parte, ve lo carico così ce lo avete sul canale senza dover cercare il tutorial dove ho realizzato questa fodera. Credo di avervi detto tutto, quindi continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!